Amiche e amici, bentornati per questo ultimo, conclusivo appuntamento con il Dio indifferente. Come sapete, ho sviluppato negli ultimi mesi ben 9 video per commentare questo nuovo romanzo di Erickson durante la lettura, mentre per una critica totale tombale ne ho aggiunti altri 2 e questo è l'ultimissimo. Se vi siete persi i precedenti, cliccate qui e andate a recuperarli. Vi ricordo che guardare i miei video senza essere iscritti al canale è illegale, perciò se non siete ancora iscritti fatelo immediatamente. Inoltre, se voleste seguirmi sui social di cui trovate il link in descrizione, avrete la possibilità di essere sempre informati delle iniziative che porto avanti, dei libri che sto leggendo, dei video in arrivo e tanto altro. Lì riesco a comunicare con voi in tempo reale, perciò passate a trovarmi. Bene, il Dio indifferente, critica al volume, parte seconda. Azione! Parliamo brevemente di Bella Nom. Non è stata una sorpresa, mi aspettavo il suo arrivo perché banalmente ho letto il suo nome nell'elenco dei personaggi e cavolo! Avrei voluto vederli in azione almeno un po'. Arriva al comando di alcuni soldati e dà manforte ai Marines, ma accidenti, già che me lo nomini e me lo fai arrivare all'ultimo, fammelo vedere almeno un po', no? L'abbiamo intravisto da ragazzino mentre imparava l'arte del duello nella scuola di Stonni, ve lo ricordate? Peccato davvero, ma forse c'è la possibilità di vederlo in futuro. Una domanda importante però sorge dal suo arruolamento nell'esercito Malazan. Significa che Darushistan fa ora parte a tutti gli effetti dell'impero, come era il sogno di Lasin? Oppure semplicemente Bellam si è arruolato abbandonando la sua città natale? Ragionateci sopra e ditemi la vostra. Anche su Balk mi sono sbagliato alla grande. Individuato come una pedina abbastanza importante, alla fin fine non ha smosso più di tanto le acque. Avevo immaginato un'alleanza tra la sua compagnia e i Malazan, fortificata da un nemico comune, magari proprio i Teblor, ma non c'è stato nulla di tutto questo. E per fortuna direi, i mercenari si sono rivelati compassionevoli per il loro fine ultimo: salvare i Jack trovando loro una nuova casa nel sud del continente. Wow, questa proprio non me la sarei mai aspettata. Li rivedremo in futuro? Così a naso penso di no. Né Balk né i Jack. Il loro sipario si è chiuso con questo primo volume. A proposito di Balk e dei suoi mercenari, ora sappiamo che le squadre di Rude sono state usate per tenere d'occhio la compagnia mercenaria, facendo da esca, tenendoli vicini per controllarli e impedir loro di fare cosa esattamente? I Marines hanno rischiato grosso, perché se Balk avesse deciso di sgomberare la strada ai Jack in anticipo, avrebbero fatto una brutta fine o perlomeno avrebbero avuto perdite ingenti. Sarò sincero, a posteriori, a romanzo finito, il filone di Balk mi sembra piuttosto debole. Alla fine assume uno spessore importante perché capiamo il loro obiettivo, ma questo non giustifica una gestione confusa e superficiale della compagnia mercenaria. A questo punto avrei preferito non vedere i POV dei sergenti mercenari e le scaramucce con i Marines, perché non hanno portato da nessuna parte. In sintesi, il filone Balk bocciato. Si salva in extremis per le motivazioni legate ai Jack. Soffermiamoci un attimino a parlare di Rant. A lettura conclusa ho avuto la netta sensazione che tutto il romanzo gravitasse attorno alla figura del giovane mezzosangue Teblor. Facendo un passo indietro, possiamo individuare 2 grossi filoni narrativi che ci hanno accompagnato durante la lettura. Uno è quello di Rant e dei Teblor e l'altro è quello dei Marines. 2 macro trame destinate a incrociarsi come in ogni buona storia. Eppure questo incontro di fazioni ci è stato solo accennato alla fine, probabilmente per continuare più saldamente nel secondo libro.
Ma non è di questo che voglio parlarvi. Quello che mi interessava portare alla luce è la centralità del personaggio di Rand. Attorno a lui si muovono Damisk, i Jack, le sorelle, Peikjild, l'assassina Shigal e infine anche Cagna da Guerra, Spindle e Balk, anche se in modo marginale. Tutto questo puntare il dito per farci notare l'importanza del personaggio e la centralità che di certo avrà da qui alla conclusione della saga. Per non parlare delle sue abilità. Forza sovraumana fin da subito, tanto che abbatte un branco di lupi divers come niente fosse. Riesce a incatenare nel suo pugnale l'assassina, che è Chen Kemal, e questa lo rende un ninja velocissimo e infallibile. In ultimo, acquisisce le abilità di incanalare energie, rabbia, dolore e chissà cos'altro in se stesso e negli altri, come ci mostra la scena con Cagna da Guerra. Viene da domandarsi: cosa c'era in quel lago a inizio libro? Mi sembra veramente troppo per un Tablor quindicenne, anche se è figlio di un dio, anche se è nato nell'olio sangue, tutto quello che volete, ma è decisamente fuori scala. A questo punto mi chiedo, uno scontro con Ileid, come sarebbe andato a finire? Ma soprattutto, poniamoci la domanda principale alla quale vi chiedo di rispondere nei commenti. Cosa succederà adesso? Ricordiamo che Rand ha tutta l'intenzione di andare a Darushistan per trovare il padre e con esso le risposte alle sue domande. L'ipotesi che mi sovviene è questa. Non trovando un appoggio concreto da parte di Karsa, Rand si assume la responsabilità del suo nuovo popolo, ora senza più una casa e più demoralizzato e disgiunto che mai. Il mezzosangue, tramite le sue abilità e il suo carattere, riesce a conquistarsi la fiducia della maggior parte dei Tablor e diventa la loro nuova guida, aperta al dialogo con l'impero, con gli umani e con le altre razze. Sembra un lieto fine alla Disney, ma ce lo vedete il ragazzo a fare qualcosa di malvagio? No. Al massimo ci vedo un Karsa che finalmente trova nel figlio un movente per muovere le chiappe, nel senso che di certo vedrà il suo comportamento come qualcosa di inaccettabile, da combattere e da eliminare. Sì, mi piace l'idea. Se Karsa in questi anni non si è fatto carico del proprio popolo, potrebbe contrapporsi a chi invece lo ha fatto, ma nel modo opposto a ciò che aveva in mente lui. Nella mia idea, Rand abbraccerebbe ideali di collaborazione e amicizia con gli uomini, cosa che Karsa non si sognerebbe nemmeno, avendo sempre avuto l'intenzione di abbattere tutto ciò che non è Tablor. Karsa contro Rand, padre contro figlio. Come la vedete? Non ci sarebbe neanche la necessità di dirlo, ma queste sono solo ipotesi e non ho dubbi che siano sbagliate, perciò non venite qui sotto a prendermi per i fondelli. Piuttosto ditemi se sto dicendo una cavolata e sparate anche voi la vostra. Si chiama teorizzare, per cui divertiamoci a farlo insieme. Vorrei restare sul tema Karsa perché mi sono chiesto dove voglia andare a parare l'autore, dove lo vuole posizionare a fine saga. Le ultime volte che lo abbiamo visto era convinto di voler tornare nell'altopiano Lederon a recuperare i suoi simili per formare un esercito e eliminare del tutto la civiltà per come la conosciamo. Non credo che una caratterizzazione così marcata del personaggio possa essere stata abbandonata da Steven, ma mi faccio delle domande sul perché il piano di Orlong non sia ancora partito. L'idea che mi sono fatto è che sia stato trattenuto a Darushistan per qualche motivo. Deve esserci qualcosa che lo ha legato alla città azzurra fino adesso. Il problema è che non riesco a capire cosa possa essere. Perciò, se mi fermo a immaginare Karsa alla fine della saga, ho quasi paura di vederlo in una brutta posizione, scavalcato dal figlio e dalla nuova generazione, scavalcato nelle idee ormai obsolete e nella guida dei Tablor. Una piccola parte di me vorrebbe vederlo a capo di un esercito a imporre la sua legge di morte sugli uomini, ma ho come l'impressione che non succederà niente del genere. Non lo so, davvero, io ci ho provato, sapendo che Erikson è un abile stratega e riuscirà a mescolare le carte diverse volte. Ma non per questo non dovete dirmi la vostra, perciò sotto coi commenti. Sulla struttura del romanzo mi soffermo brevemente. Rispetto ai 10 libri principali ho avuto l'impressione che qui l'autore abbia voluto concentrarsi su poche trame,
pochi personaggi rispetto a quello a cui ci aveva abituati. La scelta non mi dispiace per nulla, anche perché in questo caso deve portare a compimento l'opera in soli 3 libri e non più 10. Il risultato è una narrazione molto meno complessa e questo ci permette di godercela di più senza perderci in vicoli ciechi e poco utili. La prima metà del volume è indirizzata alla presentazione della situazione iniziale e dei personaggi, in cui gli avvenimenti sono pochi e poco rilevanti. Nella seconda metà, invece, la narrazione accelera, il ritmo cambia, il colpo di scena è dietro ogni pagina e l'emozione ricopre abbondantemente i capitoli finali. Le scene più emozionanti sono state: per primo il tentativo di salvataggio dei Templor da parte dei Marines a Mustra, anche se fallito di brutto. Poi la stessa azione dei fanti di marina a Culvern, questa volta tentativo riuscito. Acqua Cheta ci mette del suo, interviene pure Cotillon. Poi l'attacco Sanid al Lago d'Argento, o meglio, l'effetto che questo ha provocato nelle anime di quei soldati che abbiamo imparato a conoscere così bene durante la storia. Non dimentichiamo l'accoglienza di Spindle per i Jack, momento davvero toccante, e infine forse l'immagine più dura e dolorosa di tutte, la processione di cadaveri sul fiume nell'epilogo. Porca miseria, che scena questa! Mi ha completamente ribaltato lo stomaco per la crudezza. Eppure, come ci dicono i protagonisti, non possiamo permetterci di girare lo sguardo. Dobbiamo guardare per restare umani, per continuare a vivere in questo mondo e conoscerne anche il lato peggiore, il più drammatico e terribile. I temi centrali del libro senza dubbio sono il cambiamento climatico e la migrazione obbligata delle popolazioni che subiscono questa alterazione, disposte a tutto pur di sopravvivere, disposte anche a muovere guerra ad altri popoli pur di trovare un nuovo spazio, una nuova casa. A proposito, Erikson ha buttato fuori il nome del secondo volume della trilogia del Testimone. Si chiamerà No Life Forsaken, Nessuna vita abbandonata. E ho come l'impressione che là potrà sviluppare ampiamente una tematica che nel D Indifferente ha solo accennato, ovvero la complessa e difficile situazione di chi migra, di chi è costretto a abbandonare la propria casa e deve affidarsi alla bontà e alla compassione dell'accoglienza. Temi belli, pesanti, pregni di sentimenti ed emozioni che potremmo pensare di difficile comprensione, ma che Steven riesce a descrivere così bene da renderli alla portata di tutti. Carissimi, sono spiacente, dobbiamo salutarci. Questo però è il vostro momento. Voglio sapere cosa ne pensate del libro e di ciò che ho detto a riguardo. E poi, dopo tutto questo parlare, me lo merito un mi piace e una condivisione del video? E dai, è gratis! Spero che questo lungo percorso vi sia piaciuto. Ci vediamo nei commenti. Ciao gente!